Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Disipal Ecopharma SRL, ultimo aggiornamento, 14 aprile 2022. Cos'ha Disipal? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Disipal durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Disipal? Disipal è un farmaco a base del principio attivo orfenadrina cloridrato, appartenente alla categoria degli anti-Parkinson anticolinergici e nello specifico eterichimicamente correlati agli antistaminici. È commercializzato in Italia dall'azienda Ecopharma SRL. Disipal può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Disipal 50 mg 50 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Ecopharma SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: CN. Principio attivo: orfenadrina cloridrato. Gruppo terapeutico: anti-Parkinson anticolinergici. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: malattia e sindrome di Parkinson. Effetti collaterali e sindrome extrapiramidale da neurolettici. Sindromi vertiginose. Contratture spastiche e dolorose della muscolatura scheletrica. Posologia. Malattia di Parkinson. Iniziare con 2-3 compresse con film al giorno ed aumentare gradualmente 1 compressa rivestita con film ogni 3 giorni, fino a raggiungere l'effetto ottimale. La posologia ottimale va determinata individualmente ed ha in genere di 4-5 compresse rivestite con film al giorno. A giudizio del medico può essere aumentata fino a 6-8 compresse rivestite con film al giorno. Il passaggio da altri preparati antiparkinsoniani all'attività anticolinergica Disipal va fatto sostituendo gradualmente 1 compressa rivestita con film per volta ogni 3 giorni, Disipal al preparato usato in precedenza. Effetti collaterali e sindrome extrapiramidale da neurolettici. Da 2 a 6 compresse rivestite con film al giorno, adattando la posologia caso per caso. Sindromi vertiginose. Iniziare con 1 compressa rivestita con film al giorno, aumentando gradualmente a 3 compresse rivestite con film al giorno a seconda della gravità della sintomatologia. Contratture della muscolatura scheletrica. Nella maggior parte dei casi è sufficiente la posologia di 3 compresse rivestite con film al giorno. Modo di somministrazione. Per uso orale. Assumere la compressa rivestita con film con un bicchiere d'acqua. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Glaucoma, ipertrofia prostatica, ostruzione gastrointestinale, ostruzione intestinale o ritenzione urinaria da cause varie, ulcera peptica stenosante, cardiospasmo, miastenia grave, discinesia tardiva e porfiria. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Eventuali incrementi o riduzioni delle dosi giornaliere di Disipal vanno fatti gradualmente nel giro di alcuni giorni. Somministrare con cautela in pazienti con difficoltà di minzione durante la gravidanza e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'associazione con altri psicofarmaci richiede particolare cautela e vigilanza da parte del medico ad evitare inattesi effetti indesiderati da interazione. Con l'uso concomitante di orfenadrina ed estropropossifene è stato segnalato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Disipal durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Disipal durante la gravidanza e l'allattamento? Fertilità. La sperimentazione su animali non ha evidenziato effetti embriotossici e teratogeni. Gravidanza e allattamento. Tuttavia, come per tutti i medicinali, durante la gravidanza e l'allattamento al seno è consigliabile, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Disipal altera lievemente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Poiché copyright il prodotto può determinare sonnolenza e modificare i tempi di reazione, si deve consigliare ai pazienti di non guidare veicoli, utilizzare macchinari complessi o intraprendere altre attività potenzialmente pericolose fino a quando non sarà noto se questo medicinale influenza la loro capacità di svolgere queste attività.
effetti indesiderati, classificazione per sistemi e organi secondo Meddra, comune a 0 yen 1 centesimo, 1 decimo, non comune a 0 yen 1, 1, 000, 1 centesimo. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non vi sono antidoti specifici all'orfenadrina cloridrato. Istituire misure terapeutiche mirate contro quei sintomi dovuti ad eccessiva attività anticolinergica centrale. Proprietà farmacodinamiche. Meccanismo d'azione. Studi farmacologici in vitro e in vivo hanno dimostrato che l'orfenadrina cloridrato è dotata di una potente attività anticolinergica che si esplica prevalentemente a livello di encefalico. L'azione, proprietà farmacocinetiche, assorbimento e distribuzione. L'orfenadrina cloridrato, somministrata per via orale, viene rapidamente assorbita a livello intestinale. La quantità di orfenadrina che raggiunge la circolazione sistemica è stimata nella misura del 70%, dati preclinici di sicurezza. Tossicità. DL 50 in mg/kg specie animale somministrazione orale IVSC in TRAP. Topo, elenco degli eccipienti. Nucleo della compressa. Cellulosa microcristallina, pH 101. Magnesio stearato. Amido di mais pregelatinizzato. Acido stearico. Silice colloidale anidra. Film di rivestimento. Talco. Ipromellosa. Saccarosio. Biossido di titanio. E 171. Carbonato di. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.